our scientists say that in your lifetime and your kids, in this century, we could see 70% extinction of plant and animal life on the whole planet in this century. That's the sixth major extinction event in 450 million years. That's a wipeout. And every time we've had a mass extinction event, it took 10 million years to recover. So this is unlike any crisis in history. Questa crisi è molto diversa da tutte quelle del passato, perché qui noi stiamo veramente in una situazione nella quale, dicono gli scienziati, entro la fine di questo secolo, cioè il periodo di vita vostro e dei vostri figli, noi potremo vedere estinzioni di massa fino al 70% della biodiversità delle specie animali e vegetali sulla Terra, e con tutto quello che ne consegue anche sul piano sociale e ambientale. What do we do? Allora che facciamo? We got peak globalization, 147 a barrel, no jobs, no prospects, end game. Now we got climate change affecting our ability to survive on the planet. So what do we do? Abbiamo da un lato il petrolio che è arrivato al massimo, più di questo col petrolio non si può avere perché l'economia è andata completamente, totalmente in crisi. Pochissime persone hanno tutto e non c'è lavoro per tutti gli altri, e in più stiamo rischiando addirittura l'estinzione sul pianeta. Quindi cosa facciamo? We need a new economic vision for the world that's practical and deliverable, and a new economic game plan for the world that can move us into a new economic paradigm quickly. Abbiamo bisogno di una nuova visione economica che ci porti verso un nuovo mondo nel quale possiamo ritrovare lo spazio che in questa situazione economica non riusciamo più ad avere. So we need to ask, how do the great economic revolutions occur? They occur when two things happen. First, when we change the way we organize energy. We've had a lot of different ways of organizing energy on the planet. When we change our energy regimes, we have to have new communication revolutions to manage them. When communication revolutions converge with energy revolutions, they change the economic, social, and political landscape. Dobbiamo pensare che i grandi cambiamenti sociali per la razza umana sono sempre avvenuti in coincidenza di due grandi rivoluzioni, una sul piano energetico e una sul piano economico. Quando si trovano nuovi modelli energetici, nuove forme di energia, poi la razza umana si organizza per comunicare in modo diverso, e quindi c'è un nuovo modello di comunicazione che permette di controllare e comandare questi nuovi modelli energetici. Example, the 20th century, second industrial revolution, centralized communication electricity, the telephone, then radio and television became the communication vehicles to organize and manage the oil, auto, suburban era and mass consumer society. Per esempio, quello che è successo il secolo scorso, quando è stato scoperto il petrolio, la seconda rivoluzione industriale, quella del petrolio, noi abbiamo avuto un'esplosione delle telecomunicazioni, delle comunicazioni, abbiamo avuto la televisione, il telefono, eccetera, che hanno permesso di controllare queste nuove forme di energia, questi nuovi modelli energetici, e quindi c'è stata questa convergenza fra le comunicazioni a distanza, però centralizzate, cioè molto verticistiche, non come quelle di oggi, e l'elettricità e il petrolio. The way communication energy regimes come together, the matrix, determines how power is distributed, literally and figuratively, who gets what. Il modo in cui convergono e si combinano energia e comunicazione determina chi prende, proprio letteralmente, chi prende il potere, cioè determinano dove va il potere. The fossil fuel energies, coal, oil, gas, and uranium, these energies are elite. They're only found in a few places. They require huge military investments to secure them, huge geopolitical investments to manage them, and massive finance capital to organize them. The second industrial revolution is the most centralized, top-down energy and power revolution in history. The result is that everything else is top-down and centralized. So to get fossil fuels, oil, into the economy, you have to have a lot of finance capital, banks. Big banks then finance big companies, centralized factories, centralized transport, centralized logistics, and you create a pyramid based on telecommunication centralized and energy centralized, and whoever controls that pyramid at the top, they're the ones who benefit the most.
from the society. It's the 1%. Il petrolio, le fonti fossili concentrate, l'uranio, cioè l'energia concentrata, ha determinato una concentrazione anche di potere e di ricchezza, perché per poter essere sfruttate adeguatamente petrolio, uranio, carbone, gas naturale, eccetera, hanno necessitato enormi investimenti, innanzitutto finanziari, quindi le banche, e poi anche geopolitici, militari. Quindi si è creata un'elite, queste sono energie di elite, sono energie che sono a disposizione solo di pochissime persone, che sono l'1%, ecco dov'è l'1%, cioè sono quelli che hanno sfruttato queste energie per far crescere il mondo, ma al tempo stesso per far crescere soprattutto i propri profitti, e quindi hanno concentrato, grazie alla concentrazione dell'energia, hanno concentrato il potere nelle loro mani. Today, 3 oil companies are among the 5 largest companies in the world, and underneath these companies is the whole pyramid that relies on these energies: telecommunications, utilities, transport, etc. So all of them feed off this oil spigot because it runs the whole society. So we have, as you know, 500 companies. 500 companies on this pyramid, and they now account for 1/3 of the entire gross domestic product of the world. 500 companies. Per avere un'idea di questa concentrazione di potere economico e anche politico, pensate che 3 delle 5 più grandi compagnie del mondo sono compagnie petrolifere. Queste compagnie hanno sotto di loro, a cascata, una filiera di compagnie della logistica, dei trasporti, dell'organizzazione, eccetera, di all'incirca 500, soltanto 500 compagnie. Questo gruppo, questo grumo di compagnie ha in mano il 30% del PIL mondiale, il 30%. Now look, there's no doubt that we've all benefited too at the bottom. Today, we're better off at the bottom than our ancestors were before the first industrial revolution. Some of it trickled down. There's no doubt about that. Adesso devo ammettere che questa seconda rivoluzione industriale qualche beneficio al popolo l'ha portato, perché sicuramente oggi, anche a livello proprio più basso, stiamo meglio di come stavano i nostri antenati 200 anni fa, prima della scoperta del carbone e del petrolio. But the top 1%, they've grabbed most of it. Ma quell'1% sta molto meglio di noi, cioè si sono presi tutto praticamente, quindi ci sono rimaste soltanto le briciole. So, we are on the cusp of a new communication energy convergence, a third industrial revolution. And all of you young people here, you have the power that I'm going to talk about right now in your grasp. What this third industrial revolution is about. It's about your generation. Let me explain. Siamo all'alba di una terza rivoluzione industriale e questa è la rivoluzione industriale vostra. Adesso vi spiego meglio. You're the internet generation. I'm old. I'm an old man. I'm 66 years old. I'm not even a baby boomer. I have a hard time understanding the iPad and the internet. I use them. But the internet, this communication revolution that you used on October 15th, what you showed the world is that you are excellent at logistics. You use the internet communication and Twitter and Facebook and YouTube, and overnight you mobilized your peers, and your young peers and your parents and your grandparents, and you brought them out all over the world to protest the abuses of this second industrial revolution. It was admirable. Voi avete dimostrato di sapere veramente fare uso delle nuove tecnologie di internet. Io sono vecchio, ho 66 anni e non ci capisco niente, mi confondo con tutte queste cose. Voi invece le controllate perfettamente e dal giorno alla notte siete riusciti a mettere in piedi questo movimento globale, siete riusciti a portare in piazza milioni di persone per protestare contro gli abusi dell'1% della seconda rivoluzione industriale.